In questo video ci occuperemo dell'hardware e dei principali dispositivi normalmente impiegati in architettura. Iniziamo col definire il concetto di hardware. L'hardware corrisponde alla parte fisica del computer, come di qualsiasi dispositivo informatico, e comprende le componenti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche e ottiche che ne consentono il funzionamento. Si differenzia dal software, ossia dalla parte logica, che sotto forma di linguaggio macchina permette all'hardware di operare. L'integrazione dell'hardware e del software permette quindi il funzionamento dei sistemi informatici, la comunicazione tra questi sistemi e l'interazione con l'utente. In generale, l'interazione uomo-macchina è tecnicamente definita Human Machine Interface, HMI. Nel caso del computer, la comunicazione tra dispositivo e utente avviene principalmente mediante i seguenti dispositivi di base, detti anche interfacce: lo schermo, la tastiera, il mouse. Queste interfacce sono integrate nei computer portatili. Nel caso dei computer portatili dotati di trackpad, è comunque consigliabile l'uso del mouse, in quanto più adatto a operare nell'ambito della grafica e della modellazione 3D. Nell'uso quotidiano il computer assume anche la funzione di centro elaborazione dati. Possiamo idealmente immaginarlo collocato al centro di un sistema di periferiche, ovvero di altri dispositivi o device ad esso collegati e in comunicazione fra loro, i quali assolvono prevalentemente la funzione di consentire l'acquisizione delle informazioni, input, e la riproduzione degli esiti, output, dei processi di elaborazione e modellazione sviluppati attraverso il computer. Per poter operare, infatti, il computer necessita di dati, testuali, numerici, grafici, eccetera, che possono essere inseriti direttamente dall'utente, normalmente attraverso tastiera e mouse, ma anche tramite specifici dispositivi di input, ad esempio tavolette grafiche, fotocamere e videocamere, dispositivi touch, sensori, eccetera. Fra questi, molto utile in architettura è la tavoletta grafica con penna elettronica, che consente di scrivere e disegnare direttamente sul monitor. Questa funzione è integrata anche nei computer dotati di schermo touchscreen. Come ben sappiamo, i dati sono oggi disponibili in vari formati e possono essere prelevati da un'ampia serie di dispositivi. Ad esempio, per l'acquisizione di immagini fotografiche, di tracce audio e di video, nonché per la scansione 3D di tipo speditivo, può essere sufficiente uno smartphone. Per campagne fotografiche e video e per scansioni 3D di tipo professionale si ricorrerà a dispositivi più avanzati o a specifici strumenti di scansione gestibili da postazione fissa o montati su drone. Maggiori ragguagli sulla raccolta e l'importazione dei dati metrico-spaziali saranno fornite nel MOOC riguardante l'acquisizione e la gestione in ambiente CAD di scansioni 3D. D'altra parte, i dati acquisiti ed elaborati dal computer, nel nostro caso prevalentemente immagini, disegni e modelli digitali 3D, possono essere successivamente elaborati in vari formati e trasmessi a specifici dispositivi di output, ad esempio stampanti e plotter, macchine da taglio e stampanti 3D, proiettori, periferiche audio, simulatori di vario tipo, eccetera. Fra questi dispositivi, di grande utilità pratica per lo studente sono le stampanti di piccolo formato, molto economiche che consentono di effettuare prove di stampa a basso costo su carta di piccolo formato e sono spesso dotate anche della funzione scanner. Per le stampe e le scansioni professionali si ricorre invece ai plotter di grande formato, disponibili presso i service di stampa, dove è possibile stampare non solo su carta, ma anche su altri supporti grafici. Con riferimento alla modellazione fisica, si può poi far ricorso a vari tipi di macchine da taglio e di prototipazione 3D, alcune piccole e molto economiche, adatte anche per un uso domestico. Per stampe più impegnative si ricorre invece alle macchine in dotazione presso i Fab Lab, alcune di esse disponibili anche presso i laboratori strumentali del Politecnico di Milano. I processi e le tecniche di stampa saranno meglio affrontati nel MOOC dedicato alla stampa e alla prototipazione 3D. Esistono inoltre, come noto, sistemi più complessi di interfaccia, concepiti per consentire un maggior livello di interazione immersiva e multisensoriale, utilizzati principalmente negli ambiti della virtual reality, della augmented and mixed reality, della interazione aptica e così via.
Nel prossimo video ci occuperemo più specificamente del computer e in particolare delle principali caratteristiche prestazionali richieste nell'ambito della grafica 3D per l'architettura.